Storytime, Evoluzione Radio. Appassionati di storia e racconti, ben trovati da Gianluca Ruoppolo nel salotto di Storytime. Quest'oggi avremo il piacere di poter chiacchierare con una traduttrice. Sto parlando di Angelica Fioredda. Ciao Angelica, ben trovata. Ciao, grazie mille, grazie per l'ospitalità. Grazie mille a te per aver accettato il nostro invito. Come stai innanzitutto? Tutto bene? Tutto bene, grazie tu. Tutto bene, tutto bene. Bella sorridente. Quest'oggi la nostra Angelica addirittura ci raggiunge da Genova e ci ha raggiunto qui per raccontarci un po' della sua storia, vero? Vero, sì. Come mai ti sei avvicinata al mondo delle lingue? È una passione che hai sin da piccola? Sì, assolutamente sì, ho studiato lingue al liceo, inglese, francese e tedesco, quindi ho avuto un po'... Una bella infarinatura. Esatto, sì. E poi ho deciso di continuare con l'università ed è proprio lì che mi sono avvicinata alla traduzione e ho scelto tedesco perché è sempre stata la mia lingua del cuore al liceo e poi purtroppo ho dovuto abbandonare il francese perché avevo soltanto 2 lingue tra cui scegliere, quindi ho scelto l'inglese. Hai avuto modo poi di riprenderla, la lingua francese? Ogni tanto sì, Ok. cerco di togliere la ruggine ogni tanto. Ci sta, immagino che per una professionista sia importante, no? È importantissimo. Che se la lasci per un po', perdi un po' Sì. l'abitudine, non so come... È vero, verissimo, sì. Ci Le sta. lingue funzionano così. Quindi quali sono le tue lingue principali? Sicuramente l'italiano che è la madrelingua e poi il tedesco? Esatto, sì, io lavoro dal tedesco e dall'inglese verso l'italiano. Di solito a livello professionale si lavora sempre verso la lingua madre, esatto. Traduttrice abbiamo detto. Facciamo un po' di chiarezza. Di cosa si occupa una traduttrice? Dunque, una traduttrice si occupa di localizzare, quindi tradurre testi scritti da una lingua di partenza a una lingua di arrivo per un pubblico target determinato in base allo scopo, al tipo di cliente e all'ambito in cui lavora. Insomma, ci sono tanti tipi di testi diversi e di solito a livello professionale ci si specializza. Magari a volte la gente pensa che i traduttori traducono un po' di tutto, in realtà ci si specializza e ognuno di noi lavora in un ambito molto specifico. Anche per propria preferenza, immagino, Anche no? per quello, sì, Ci infatti sta. a me è capitato proprio così. Quindi. Per esempio, quali sono i tuoi ambiti che preferisci? Io lavoro in ambito lusso e marketing in generale, e più nello specifico mi occupo di moda, gioielleria, orologeria, beauty e esperienze, lifestyle in generale. Bene, cos'è che ti piace di più del tuo lavoro da traduttrice? In generale mi piace molto la varietà, perché ci sono tante attività diverse nel lavoro di traduttrice. Può sembrare forse monotono per noi non addetti ai lavori, Può invece... sembrare monotono, invece c'è la parte chiaramente di traduzione, c'è la parte di comunicazione con i clienti, c'è la parte di briefing quando si iniziano i progetti, c'è la parte di fiscalità, c'è la parte di networking con i colleghi e le colleghe, insomma è molto varia al contrario di quanto si pensa. Si possa immaginare, quindi non lavori sempre da sola, magari ti capiterà qualche volta di lavorare da sola, ma lavori anche in team? Assolutamente sì, lavoro principalmente da sola, è vero, però insomma al giorno d'oggi abbiamo tantissimi strumenti per arrivare ai colleghi e ai clienti, quindi mi capita spesso, magari virtualmente, ma a volte anche di persona, di dialogare insomma con colleghi, colleghe o clienti, ecco. Bene, molto interessante. So che poi hai creato il tuo progetto, giusto? Il progetto lavorativo. Sì. Come mai hai deciso di creare questo progetto? Ho creato il mio progetto che si chiama AF Language Solutions, che è un progetto che vuole un po' comprendere tutti quelli che sono i miei servizi, quindi non solo la traduzione nello specifico, ma anche servizi di revisione di testi, traduzione creativa, post-editing di machine translation e in generale proprio consulenza linguistica quando si tratta di tradurre dei contenuti o comunque un progetto per un potenziale cliente. Ok, c'è anche il sito, giusto? Sì, che è Che sempre... è languagesolutions.com, giusto? Esatto, sì. Con una AF davanti, trattino. davanti, che sono le mie iniziali. Esatto. Sul sito trovano un po' l'elenco dei servizi, chi sei, una presentazione? Assolutamente sì, trovano una presentazione di chi sono, del mio percorso, di quelli che sono i miei servizi, di come posso aiutare a raggiungere il mercato italiano e a comunicare in modo efficace con il mercato italiano. Chiarissimo. Ecco, ti chiedo quali sono le problematiche un po' che hai riscontrato? Tu da quanto tempo lavori come traduttrice? Da 3 anni. Da 3 anni. Quali sono le problematiche che hai riscontrato? Non so, sono più lavorative, nel senso impatto culturale diverso, non so, oppure sono in ambito più tecnico? Ma sicuramente in ambito tecnico, perché
nel campo in cui lavoro può sembrare un ambito molto creativo e lo è, ma c'è anche la parte molto tecnica a livello di terminologia, insomma. Magari si pensa più in ambito medico, al fatto tecnico. Sì, esatto, lì è sicuramente molto è sicuramente tecnico. così, ma sa esserlo anche così. Quello che mi piace molto è che c'è questo bilanciamento tra la parte tecnica, e creativa. se pensi ad esempio ai termini dell'orologeria, tutta la meccanica, e la parte invece molto molto creativa, perché poi si parla di testi di marketing, di testi che vanno a diretto contatto con un possibile acquirente, diciamo, per un brand. Bene, qualche curiosità legata alla lingua tedesca? Per te è facile, magari perché ti piace, ma per un italiano cosa può essere? Come può trovare difficile il tedesco? Se magari lo può trovare difficile, non so. D'impatto può sembrare molto difficile, in realtà io la trovo una lingua molto meccanica rispetto alle lingue romanze come l'italiano, lo spagnolo, il francese. Il tedesco ha una struttura un po' più ferrea, diciamo, e come sono i tedeschi. eccezioni. Esatto, sì, quindi è vero, è difficile, i suoni sono molto diversi dai nostri, però è molto affascinante studiare una lingua così diversa dalla nostra, quindi lo consiglio. Studiate il tedesco, magari sceglietelo se vi va, ovviamente. Va bene, e ci parli un po' della tua crescita, progetti ne hai in vista del futuro? Non so, ti sei posta qualche obiettivo in particolare? Sì, sicuramente sì, insomma, in questi 3 anni che possono sembrare pochi, ma in realtà sono tanti. Per un'attività di libero professionista sono parecchi, perché insomma ci sono tanti ruoli che si svolgono, a partire dalla fiscalità, appunto dal networking con i clienti, il rapporto, la comunicazione, insomma. Quindi per il futuro mi auguro di continuare a crescere in questo senso qui e perché no, magari io ho in mente di espandere i miei servizi, quindi penso magari al copywriting, all'SEO e poi tra tutto in mente ho insieme a dei colleghi un piccolo progetto di creazione di una community fra traduttori e traduttrici per insomma supportarci e scambiarci idee in questa avventura. Molto interessante. Allora, in chiusura di questa chiacchierata, vuoi ringraziare o salutare qualcuno? Angelica, non so, i tuoi colleghi? Sì, perché no? Saluto tutti i miei colleghi e tutta la community di traduttori, traduttrici e interpreti e nulla. Ci sta, ma posso stuzzicarti verso la fine? Che idea hai dell'intelligenza artificiale? Questa è una domanda che mi aspettavo. Io ero indeciso se fartela o meno, però ho detto, vabbè, magari la stuzzico, c'è un minutino, ne approfitto. Sì, questo Ti fa piacere rispondere? Sì, assolutamente, Vai. assolutamente. È un hot topic, c'è molto hype. Vai, c'è l'hype, via, approfittiamo. Sì, no, io tra l'altro non sono una di quelle persone che demonizza l'intelligenza artificiale. Anzi, nel mio lavoro la trovo anche abbastanza utile in determinate situazioni. Quindi no, a prescindere non va bene. No, secondo me no, ci vuole il giusto bilanciamento e appunto la consulenza, secondo me, di un linguista che sappia guidare un potenziale cliente per capire dove l'intelligenza artificiale, quindi la traduzione automatica, possa essere un aiuto e dove invece possa addirittura creare danni per l'immagine di un brand, di un'azienda. Chiaro. E in chiusura vuoi ricordare anche la tua mail lavorativa? Sì, certo, è angelica@af-languagesolutions.com. Benissimo, quest'oggi abbiamo chiacchierato con una traduttrice, lei si chiama Angelica Fioredda. Angelica, noi ti salutiamo e ti auguriamo un grosso in bocca al lupo per il proseguimento della tua carriera professionale. Grazie mille, grazie per avermi ascoltato. È stato davvero un piacere, alla prossima, ciao! Storytime, Evoluzione Radio.